Amore, puoi spostare la macchina sul retro? Perché? Sta arrivando Daniel. Mio padre vuole la sua auto davanti all'ingresso per le fotografie. Va bene. Sono veramente contenta che tu sia qui. Non potevo mancare all'anniversario dei tuoi genitori. Quella sera, Chris, non capì soltanto dove volevano parcheggiare la sua auto. Capì dove volevano mettere lui. Abbiamo firmato ieri. La nuova sede partirà in primavera. Ecco cosa significa avere visione. Siamo così felici che tu sia venuto, Daniel. Richard non fa altro che parlare di te. Smettila, tesoro. Daniel è già a conoscenza della stima che ho per lui. Grazie, Richard, ma non voglio essere il protagonista della serata. È il vostro anniversario dopo tutto. Chris, Natasha dice che lavori nella logistica. Sì, esatto. Possiedi un'azienda? Non ancora. Guido mezzi commerciali. Sto imparando il settore dal basso prima di aprire la mia attività. La famosa gavetta. Quindi sei un camionista. Si dice autista. È comunque un lavoro necessario. Qualcuno deve pur trasportare quello che gli altri vendono. Chris avrebbe potuto rispondere. Avrebbe potuto parlare dei suoi progetti, dei risparmi accumulati, delle notti passate a studiare rotte, costi e contratti. Ma aveva già capito una cosa. Quelle persone non volevano conoscerlo. Avevano già deciso quanto valesse. Abbiamo un piccolo problema con il servizio parcheggio. Visto che sei del mestiere, potresti uscire e sistemare le auto degli ospiti. Fallo, non creare problemi. No. Come hai detto, scusa? Ho detto no. Sono venuto qui come ospite di sua figlia, non come dipendente. Ti ho chiesto un semplice piacere. Allora perché non l'ha chiesto ad Alan, credo che anche lui abbia la patente? Ma come ti permetti di usare questo tono? Non sono il vostro personale di servizio e non parcheggerò le auto dei vostri amici. Grazie per la cena, buona serata. Hai appena messo in imbarazzo mio padre davanti a tutti. Tuo padre ha provato a mettere in imbarazzo me Ti aveva chiesto un favore. e tu mi hai chiesto di accettarlo. A volte bisogna ingoiare l'orgoglio. Mio padre avrebbe potuto aiutarti, presentarti persone importanti, finanziare i tuoi progetti. Non voglio essere aiutato da qualcuno che prima deve vedermi in ginocchio. È proprio questo il tuo problema. Credi che tutti vogliano umiliarti. No, ma riconosco quando qualcuno lo sta facendo. Alla fine sei soltanto un autista, Chris. Pensavo avessi del potenziale. Pensavo che con le persone giuste accanto saresti diventato qualcuno. Io sono già qualcuno. E non resterò con una donna che ha bisogno dell'approvazione degli altri per ricordarselo. Guardati, Natasha. Non c'è più rispetto nel modo in cui mi guardi. Te ne pentirai! Può darsi. Chris non costruì la sua azienda per dimostrare qualcosa a qualcuno. Non trasformò quella cena in vendetta. Lo trasformò in disciplina. Ogni giorno si concentrò soltanto su ciò che dipendeva da lui. Le decisioni, il lavoro, la parola data e il modo in cui reagiva agli ostacoli. 2 anni dopo, Vista Logistics operava in diverse città italiane e aveva appena firmato il suo primo accordo internazionale. Ma il cambiamento più importante non era scritto nei bilanci. Ora Chris non aveva più bisogno che qualcuno riconoscesse il suo valore. Con le nuove tariffe dovremmo arrivare a... Chris? Ciao, Natasha. Ho letto dei tuoi successi. Non sapevo fossi qui. Sono stato invitato per un intervento. Mio padre parla spesso di te. Dice che aveva capito subito che avevi carattere. Non è quello che ricordo. Ho sbagliato tutto quella sera. Sì. Daniel e io ci siamo lasciati. Era tutto apparenza. Con lui mi sentivo sempre sotto esame. Ora capisco come devi esserti sentito. Mi fa piacere che tu lo abbia capito. Forse potremmo bere qualcosa. Parlare con calma. Ho corretto l'ultima slide. Avevi ragione sui dati di Torino. Grazie. Lei è Sara, mia moglie. Piacere. Piacere mio.
Non voglio trattenervi, volevo soltanto farti i miei sinceri auguri, Chris. Grazie. Salutami tuo papà. Non arrabbiarti quando le persone ti sottovalutano. Ti hanno appena dato il vantaggio del silenzio mentre costruisci il tuo impero. Il valore di un uomo non si misura da chi lo invita a tavola, ma da chi decide di alzarsi quando il rispetto non è più servito. Se siete d'accordo, scrivete dignità nei commenti.